Il razzismo nasce dal pregiudizio, quindi da una non conoscenza dell'altro. E tutte le occasioni in cui si creano momenti di incontro e di scambio contribuiscono ad attenuare il pregiudizio e quindi anche in questo caso il razzismo. Sono Alberto Urbinati e dal 2015 sono il presidente della Liberinantes. Prima di questa esperienza ho fatto per tanti anni il professionista nel mondo informatico e poi la mia azienda è entrata in crisi, per cui ho deciso di fare questa scelta radicale e occuparmi di questa associazione. Liberinantes nasce nel 2007 da un'iniziativa di 9 amici che erano appassionati di calcio e che cominciavano a vedere che attraverso il calcio passavano alcune forme di intolleranza abbastanza fastidiose per noi, per cui abbiamo deciso di usare lo stesso strumento che è il calcio per lanciare un messaggio positivo, diverso, di inclusione sociale. Quindi abbiamo fatto la prima squadra di calcio interamente formata da rifugiati e richiedenti asilo. L'esperienza è nata qui a Pietralata, a Roma, è un'esperienza che oltre al calcio poi ha abbracciato anche altre attività come l'escursionismo, come la scuola di italiano, quindi il progetto si è evoluto, è diventato anche un progetto di comunità, perché il posto in cui siamo, che è il campo sportivo 25 aprile, è un campo che era abbandonato e che noi abbiamo preso in gestione nel 2010 e dal 2010 stiamo lavorando insieme a tantissimi volontari, sia migranti, soprattutto migranti, che italiani, per recuperarlo e per ridonarlo al quartiere. Quindi questo è uno spazio che sta piano piano tornando a disposizione di tutta la gente del quartiere e in questo spazio cerchiamo di creare una comunità dialogante. L'attività di Liberinantes credo si possa configurare nell'ambito dell'obiettivo 10 dell'Agenda 2030, cioè nel ridurre le disuguaglianze. Il razzismo si basa su una semplificazione, che chi è diverso da me mi porta un problema, mi porta una sfida, perché il diverso da me non lo conosco. Se ci entro in contatto, se ho modo di scambiare punti di vista, scopro che in realtà l'altro mi arricchisce e non mi toglie nulla. E quindi quello per cui lavoriamo ogni giorno è fare in modo che questo vostro, ma tutta l'azione di Liberinantes, sia continuamente generatrice di momenti di incontro fra diversità, che siano culturali, etniche, di orientamento sessuale. Questo è un luogo in cui vogliamo che le persone dialoghino fra di loro. Il mio superpotere probabilmente è avere la forza di crederci ancora dopo tutto questo tempo e dopo tutte le difficoltà superate, e cerco di usare questo potere sostanzialmente per comunicarlo agli altri. Cerco di coinvolgere gli altri in modo con passione e cercando di far capire quanto è importante fare qualcosa che resta, che incide, che ha un impatto. Questo può essere un viaggio che si fa a chilometri zero, perché magari ci sono tanti giovani romani che non conoscono la nostra realtà o altre realtà simili alla nostra. Io credo che se dovessi dare un consiglio a un giovane direi: prova a fare anche questo viaggio, cioè a volte non basta, non serve fare 10.000 km, a volte il mondo ce l'hai nel tuo quartiere e prova ad andarci con la mente aperta, con lo sguardo libero. Per diventare supereroe bisogna comprare un mantello rosso e una tutina blu con una S gialla sopra e spiccare il volo.